V'ho detto tutto. Madonna che caldo che c'è. Mamma mia che caldo che c'è. Ma se poi andiamo avanti così, ci stiamo tropicalizzando, c'è un disastro. Io sudo al pensiero di dover sudare. Oi oi oi. Allora, fermi tutti. Che dobbiamo fare in questo video? Vi presento la mia workstation che già più o meno conoscete, ma ci dobbiamo fare degli upgrade, degli importanti upgrade tra CPU, e questo sì è importante ma più o meno anche no, seconda 3060 12 giga, perché già ce n'è una, è una build che più o meno conoscete, dai, ve l'ho fatta vedere già svariate volte, ma non anticipiamo i tempi, perché prima chiamiamo la sigla, perché ne vedremo come sempre delle belle. Benvenuti ai nuovi. Lo faccio storto perché c'è sto coso gigantesco, ma quanto è grosso? Cioè ragazzi, è un po' che ve lo faccio vedere, ma io ogni volta che lo metto sul bancone sparisce la scena. È gigantesco, ma non è un male. È grosso, è impegnativo, ma non è un male, perché ci dobbiamo cacciare dentro una seconda 3060, perché già qua ce n'è una, ci dobbiamo cambiare lo Xeon, perché dentro qua io allora, questo è un video che sta andando a braccio, io non mi sono preparato niente, è un caldo atroce, non c'avevo voglia di fare niente e ho detto ma sì, registriamo, come va? Va. Quindi, che c'è qua dentro? La Asus X99 Deluxe che avevo usato per la K80, e quella è una scheda madre della Madonna, come fai a non la usare? Dentro c'è un E5 2698 V3. Cos'è un E5? È uno Xeon con 16 core e 32 thread, ma ha una frequenza bassa. Se non mi ricordo male è 2,3 GHz. Ci sono 64 giga di DDR4 ECC, la registered o unbuffered, non mi ricordo, comunque sono 64 giga, 1 terabyte di NVMe messo per dritto, perché sì, è strano, ma lo state vedendo, è strano perché sta verticale, perpendicolare, no verticale alla scheda madre, perché non c'era spazio dove ficcarlo dentro. Poi c'è vabbè un CD-ROM, due dischi SATA da 1 terabyte, sì, da 1 terabyte in RAID 0, configurati in RAID 0 software, comunque il software che gestisce il RAID su Linux, perché boh, non lo so, ce n'avevo due, mi piaceva di fare un RAID 0 e l'ho fatto, e c'è dentro quel RAID 0 robaccia, ci va dentro il backup di Timeshift, ci caccio dentro qualcosa, perché RAID 0? Non potevi lasciarli? Sì, potevo, ma tanto v'ho detto tutto. Come vi ho detto, stiamo andando a braccio. Come alimentatore abbiamo un Corsair 750 watt che, allora, sembreranno pochi con tutto sto po' di roba, ma pensiamoci bene. Allora, lo Xeon adesso lo cambiamo e quindi non consuma più 130 watt, ma non li consumava nemmeno prima. Non l'ho mai utilizzato per quelle potenzialità che può offrirmi, quindi 130 watt non li ha mai consumati, perché non avevo mai i 32 thread al 100%, massimo 10% di quello che potevo offrire, quindi do in idle 30-40 watt, mettiamolo così. Una 3060 da 12 giga siamo sui 170 watt, due sono 340. Scheda madre, processore, NVMe, RAM, vogliamo andargliene 150 proprio di manica larga, quindi 340 e 150, mettiamoci dentro anche i dischi, 150, quanto siamo a 4,90, metti 500 watt, 750, ci sto dentro alla grande. Ad ogni modo, questa è la mia workstation privata, personale, che uso tutti i giorni e ci faccio una marea di cose. Dentro c'è già Linux Mint 7, ma non 7 o 6, il 6 mi pare, non me lo ricordo, lo uso tutti i giorni e non me lo ricordo. Comunque c'è Linux Mint, ma no Mint normale, LMDE Linux Mint Debian Edition 6 o 7, quel cazzo
cazzarola che è. A me tanti fronzoli non mi piace, le cose le voglio fare io come dico io, le cose se vanno come dico io bene, non come dice il software, e quindi Debian tutta la vita. Non mi resta che mettere la CPU nuova. Questo è un tappetino gommoso. Allora, io che ci faccio con 16 core e 32 thread? Niente. È penalizzato perché va a 2,3 GHz, quindi pianino. Non creo virtual machine che mi servono 5 core da una parte, 7-8 da un'altra, 2 o 3 da uno. No, lo uso per classico uso che uno può fare di tutti i computer che c'è in giro, web, mail, documenti, YouTube, cose. No, allora, non compilo software, quindi dei core non ci faccio niente, non gestisco database della Madonna, quindi da una CPU non ci va, però allora, quindi il succo l'avete capito. Che ci metto al posto di quelle 5 26 98 V3? Ci metto un E5 16 50 V4. Metto gli occhiali perché non mi ricordo se è V4 o V3. Allora, questa CPU ovviamente ha meno core. Perché dov'è il guadagno? Il guadagno è semplicemente che io gestisco il computer come tutti voi con un core. Apri, chiudi una finestra, prendi un'altra, prendi, fai, disfa, cuci, taglia, incolla, un core, non è che servono chissà che quanti core. Quindi la frequenza al singolo core, io praticamente qui ce n'ho 3,5 e là ce n'ho 2,3. Se prendevo il V3 sarebbe stato overclockabile, ma a me dell'overclock, come ho già detto in altri video, non me ne può fregare di meno. Quindi come andrà a finire? Asus X99 Deluxe 1650 e 5 1650 V4 2, quindi 2 scheda madre, processore 2 3060 da 12 GB per avere poi un massimo o comunque avere 24 GB di VRAM. E qui apriamo un mondo. Perché 24 GB? Perché l'intelligenza artificiale più ne ha e più ne piglia e più ne vorrebbe. Perché 2 3060 da 12 giga e non una bella da 24 tipo la 3090, perché spendevo il doppio. Oggi 200 euro circa, 2 sono 4. Poi una 3090 meno di 1000 euro non la trovi, e quindi capite bene che avrei gli stessi giga di VRAM, avrei lo stesso modello. Sicuramente con la 3090 andava un po' meglio, ma alla fine spendo più del doppio e con questi ho gli stessi risultati spendendo meno della metà. I due dischi da 1 terabyte in RAID 0 ce li lascio perché comunque è una sorta di backup. È un disco che ci caccio dentro la roba che mi interessa e lì rimane. Quindi niente, operiamo, installo tutto e ci vediamo a computer finito. Prima di cominciare, ci sei stato tu, caro visitatore, su zaccos.it? No? Vai, comincia a cliccare sul browser e scrivere www.zaccos.it e datemi una mano a far crescere sto blog, dai! E dopo qualche giorno di caldo torrido e una raspata ai capelli, il computer è bello che pronto. Installare la 3060, la seconda 3060 è stata una bischerata, il cable management fa un po' pietà, ma quello non mi interessa tanto, poi ci metto il pannello e chi non vede più. Ho abilitato nel BIOS la voce above 4G, perché comunque qui in questo momento ci sono 24 GB di VRAM e il BIOS diventa un po' mattarello quando ne deve allocare così tanti. L'avevo fatto anche per la K80, non so se vi ricordate, comunque il video, se volete, lo trovate nel mio canale, andate a ricercarlo perché comunque è curioso. Intoppi non ce ne sono stati se non nell'avvio di Linux Mint Debian Edition 7, sì, ci ho guardato, è il 7. Praticamente il desktop manager, il Liked Desktop Manager non ne voleva sapere di partire. Alla fine
fine cerca un po' del web, cerca un po' con Gemini, chiedi un po' a ChatGPT, insomma ha fatto un calderone. C'era da modificare il file di configurazione e mettere un ritardo, modificare il file di configurazione, dirgli che la prima scheda è quella dove c'è l'uscita video e mettere un ritardo in systemd in un altro file di configurazione, ma poi comunque ve lo spiegherò meglio quando farò l'episodio 2 di questo computer in cui parleremo solo di software. Qua, come vi dicevo, l'NVMe sta perpendicolare alla scheda madre perché qua sotto non c'era spazio dove ficcarlo. Quelli là sono tutti i moduli di RAM che vedete, sono 8 moduli da 8, 64 GB in totale, ECC DDR4 unbuffered, se non mi ricordo male. Questi pezzi di scotch giallognolo è quello scotch per circuiti, serve praticamente per bloccare, o meglio cercare di bloccare il cavetto del sensore della temperatura. Sì, fa schifo, lo so, però c'ho quello, lo scotch, se no che ci metto? Quello di carta da carrozzieri. Comunque il computer è questo qua. Guarda quanto so carucce quando sono accese. E ora vi faccio vedere più o meno 2 o 3 caratteristiche. Questo è il mio desktop, super minimal, super pulito. A me piace così, ma l'avete già visto in altre occasioni. Ad ogni modo, andiamo un attimo subito sul terminale che vi faccio vedere subito a botta il pezzo grosso. Che ora aspettate che lo allargo perché eccole qui. Guarda quanto so belline, cicciottelline loro belle. La 1 e la 2. Allora, vedete che questa consuma 230 mega e questa 12. Indovinate un po' perché? Perché se io vado qua, allarghiamo pure questo, la GPU 0, che è la 1 in realtà, cioè questa, c'è collegato il monitor, nell'altra non c'è collegato niente e quindi viene da sé che una è leggermente impiegata e l'altra no. Se io vado su NVTop, alla fine non vediamo niente adesso, vediamo soltanto che c'è il grafico della GPU 0 e il grafico della GPU 1 che sono piatti perché non stanno facendo niente. Come software, togliamo un po' di roba qui, come software io ho scaricato 2 modelli che vi farò vedere al lavoro, non adesso. Queen 2,5 da 19 GB e Gemma 4 da circa 10. Perché? Perché uno supera i 12 e quindi deve essere impiegata la seconda GPU e uno lavora soltanto nell'unica GPU. Su questo computer c'è una chicca di Anaru Sensei. A volte se ne esce con delle perle. Se io premo F12 mi scende un menu a tendina che è il terminale. Questo se lo ripremo sparisce, se lo ripremo appare e via così. Questa è una chicca perché quando io lancerò dei server locali premo F12 e vedo direttamente che succede dalla console. Ne parleremo quando farò il video del software. Ora andiamo sulle informazioni di sistema. Eccole, guardate quanto sono belline anche qui, cicciottellose. Comunque, la CPU è questa qua, 1650 V4, 3 GB e 6, non 3,5 come dicevo prima, 3 e 6, 6 core, 3 GB e 6, infatti lo vedo che è molto più brillante rispetto ai 2 e 3 che avevo prima. Tanti core che non uso, poca frequenza nel singolo core, qui viceversa. Pochi ma buoni. Chiudiamo anche questa. Comparto dischi. Sempre il terminale. Oddio, LSBLK. Ben freno. Allora, come vi dicevo, qua ho un RAID 1 con 2 dischi da 1 terabyte che mi fanno praticamente un unico disco da 1 tera. A che serve? A niente. C'era e l'ho fatto. E poi, vabbè, l'NVMe, quello ritto come un... non si può dire, che è quello da 1 terabyte dove c'è tutto il sistema, dove ci sono i modelli, dove c'è il software, dove c'è praticamente tutto. Torniamo faccia a faccia e andiamo dritti verso le conclusioni.
Allora ragazzi, che mi serve sto popò di hardware? Che mi serve sto madonnone gigantesco che pesa una tonnellata? Ci devo mandare avanti il sito e sì ragazzi, è inutile far finta di niente o negarlo. Io non sono uno scrittore e l'intelligenza artificiale mi dà una mano a compilare, a creare quegli articoli che metterò nel sito e rinnovo l'invito ad andare a vederlo. Io praticamente butto giù una bozza di testa mia, la faccio, scrivo a testa bassa, punteggiatura, verbi, cose, congiunzione, butto tutto a capocchia e l'intelligenza artificiale praticamente me la aggiusta. Poi mi servirà per creare delle immagini con ConfUI e anche lì ne vedremo delle belle nel prossimo episodio in cui parleremo solo ed esclusivamente del software e come l'ho configurato. È potente, è un software potente, ci sono modelli potenti che fanno cose paurose e con 24 giga anziché 12 come ne avevo prima qualcosina in più riesco a fare. Nella prima parte del video accennavo al discorso delle due GPU 3060 anziché un'unica 3090. Il discorso è il prezzo. Una 3090 da 24 giga, che è una scheda che magari avella, costa. Ci vogliono 1000 euro circa, 900, 1000 o 1100, dipende il modello. È tanta roba per me, per la famiglia, per tutto, per quello che posso io, è tanto. Non so voi se siete nati ricchi, buon per voi, io non lo sono e quindi devo molto guardare all'economia. E due 3060 saranno lente, per l'amor del cielo, perché ovviamente se no i data center si riempivano di 3060 anziché delle Nvidia 4, quelle che ci sono, le A6000, compravano queste e risolvevano il problema. No, sono lente, però hanno 24 giga che mi permettono di usare un modello leggermente più intelligente e leggermente migliore, dando un occhio al portafoglio. Il resto, scheda madre, processore, RAM, sono tutti pezzi economici. Ora parliamoci chiaro, la scheda madre con 100 euro se la possiamo comprare tutti, il processore con 20 euro ce lo possiamo comprare tutti, la RAM 64 giga non lo so quanto costerà nei mercatini, a me me l'ha regalata Diego, tanto di cappello. 64 giga di DDR4 ECC costeranno 200 euro, il resto insomma alla fine con 500 euro o non lo so, butto là una cifra, ci facciamo una build della Madonna per l'intelligenza artificiale in locale. Sottolineo locale, per non sta qui a parlare 3 ore, io direi che questo video possiamo chiuderlo qua. Il computer è stato messo su, l'hardware c'è, l'hardware l'avete visto, io non faccio altro che chiuderlo, postarlo da sotto, collegarci tutte le videocamere che c'ho in giro, collegarci i microfoni, collegarci tutto e direi che ci possiamo salutare e darci appuntamento al prossimo video. Ciao!